La Torre della Zecca risale al 1320, fu costruita in 4 anni ed è una delle 4 torri terminali perché terminavano sull'Arno. Le 4 torri erano San Niccolò, la Torre della Zecca, Torre della Serpe, Torrino di Santa Rosa. Nel 1400 in questa torre sorsero le officine della Zecca e qui si coniò il fiorino d'oro. A mezzo della corrente dell'Arno venivano azionati i magli che battevano appunto per coniare le monete. La continuazione delle mura sull'Arno erano le 2 pescaie. A monte la pescaia di San Niccolò, a valle la pescaia di Santa Rosa. La torre era merlata alla guelfa, ma venne scapitozzata nel 1532 dopo il famoso assedio per volere del primo duca di Firenze, duca Alessandro de' Medici. Porta alla Croce fu costruita nel 1284 da Arnolfo. Venne chiamata anche Porta San Candida, Porta alla Croce al Gorgo e di Sant'Ambrogio. Nella lunetta interna si trova la copia della Madonna tra San Giovanni Battista e Sant'Ambrogio, dipinta nel Cinquecento da Michele di Ridolfo del Ghirlandaio. Oggi la porta si trova isolata in mezzo al traffico di viali, circondata da palazzi ottocenteschi. Porta San Gallo fu costruita nel 1284 da Arnolfo ed era alta 35 metri. Fino al 1530 circa, Porta San Gallo era dotata di un ponte elevatoio che passava sopra il torrente Mognone che scorreva qui, prima di essere deviato. Era una delle 2 porte maestre, ossia le porte principali per entrare in città: da nord questa e da sud Porta Romana. La grande lunetta interna venne dipinta nel Cinquecento da Michele di Ridolfo del Ghirlandaio e raffigura la Madonna col Bambino tra San Giovanni Battista, San Damiano e San Cosimo. Porta Faenza fu costruita nel XIII secolo, ma nel 1534 fu inglobata nella fortezza d'Abbasso, voluta dal duca Alessandro de' Medici. Deve il suo nome alle monache di Faenza, che ebbero il loro monastero nell'omonima via che si trova poco distante. Esisteva un'antiporta con un ponte che passava sopra il torrente Mugnone, che all'epoca scorreva proprio qui.
Porta al Prato risale alla fine del 1200 su progetto di Arnolfo ed ha questo nome perché conduceva al Prato di Ognissanti, che si estendeva fino all'omonima chiesa. Anche questa porta oggi si trova solitaria in mezzo al traffico cittadino. La zona del Prato veniva usata per il mercato del bestiame, per l'addestramento militare e soprattutto per le partite del calcio fiorentino. La targa in marmo del 1311 riporta le misure delle mura, della torre e del fossato difensivo. A poca distanza si trova la Torre della Serpe, così chiamata dal soprannome di un famoso capoguardia. Dal Torrino di Santa Rosa, detto anche Torre della Guardia o della Sardigna, partono le uniche mura rimaste a Firenze e che racchiudono la parte d'Oltrarno fino a Porta San Niccolò. Porta San Frediano fu costruita nel 1333 da Andrea Pisano e fu dedicata al santo irlandese del VI secolo e vescovo di Lucca. Fu chiamata anche Porta Pisana poiché costruita in direzione della città di Pisa. Da questa porta, il 17 novembre 1494, entrò in città Carlo VIII re di Francia. I portoni sono quelli originari del 300 e sono alti 13 metri e spessi 25 cm. All'esterno della porta si trovava la statua di Boccaccio, oggi perduta. Dall'unica postierla sopravvissuta, quella di Camaldoli, ci spostiamo a Porta Romana. Porta Romana fu costruita attorno al 1330 da Andrea Orcagna. Era la seconda porta maestra della città ed era quella rivolta a sud. La porta, che si chiamava anche San Pier Gattolini, dal nome della vicina omonima chiesa, era alta più di 40 metri, ma venne scapitozzata nel 1529. Qui si trova l'unico tratto delle mura di Firenze che è possibile visitare e percorrere in parte. Fuori dalla porta, fino agli inizi del Novecento, si svolgevano le fiere quaresimali e la più partecipata era quella detta dei contratti, cioè i contratti di matrimonio. I portoni sono ancora quelli originali e il dipinto nella lunetta è del Franciabigio del XVI secolo. Da questa porta, il 30 novembre 1515, entrò in città Papa Leone X, Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, il primo Papa Medici,
e il 15 maggio 1536 l'imperatore Carlo V, padre della sposa del duca Alessandro de' Medici. La Torre del Mascherino, risalente al XIV secolo, è così chiamata dal soprannome di tale Valentino Castelli, nato nel 1719 e che visse qui per quasi 50 anni come mendicante ed eremita, proprio in un riparo vicino alla torre, morendovi nel 1795. Porta San Giorgio fu costruita nel 1324, probabilmente su progetto dell'Orcagna, e venne scapitozzata nel 1529 per volere di Michelangelo in vista dell'assedio. All'esterno della porta si trova una formella in pietra, raffigurante San Giorgio a cavallo che trafigge il drago. Porta San Miniato fu aperta nel 1320 per agevolare la salita dei fedeli alla Basilica di San Miniato al Monte. Nel 1580 questo passaggio fu chiuso e riaperto solamente nell'Ottocento per volere del Granduca Leopoldo II. Ci troviamo di fronte a Porta San Niccolò, costruita nel 1324 su progetto architettonico che si deve molto probabilmente all'Orcagna. È l'unica porta a non essere stata scapitozzata durante l'assedio del 1529, giacché riparata naturalmente dalla collina sulla quale sorge la Basilica di San Miniato al Monte. Nelle due edicole esterne alla porta si trovavano due sculture di leoni, oltre alla statua del celebre poeta e umanista Francesco Petrarca. Deve il suo nome all'omonima chiesa che sorge poco distante e che dà il nome a tutto questo popolarissimo rione d'Oltrarno. Era anche una delle porte dette terminali perché qui terminavano per l'appunto le mura nel loro tratto oltre il fiume. Salendo i suoi 160 scalini si può godere dalla vetta uno splendido panorama della città e del vicino piazzale Michelangelo con le sistemazioni ottocentesche delle cosiddette rampe che si devono al noto architetto Poggi.
Questa porta, alta 45 metri, presenta alla sommità una merlatura che fu aggiunta nel tipico gusto neomedievale durante l'Ottocento.